Bentornati amici di Wikos, io sono Wally, questo è Setup, la rubrica in cui parliamo di giochi da tavolo. Oggi abbiamo un altro fedele valletto, ce ne abbiamo due, che ci porta il gioco della giornata. Benvenuto Gianni, vuoi fare un saluto? Accidenti, non troppe parole, già ne dici tante nella Io tua... sono Gianmira, uno dei fondatori di Wikos. Esattamente, ma io non sono l'altro, è di qua, da questa parte, ma non c'è. Prego. Per ricordarlo. Aspetta che ti do il premio. Eccolo qui il gioco di oggi, ragazzi. First Empires, un gioco di civilizzazione ma senza risorse, con una meccanica interessante basata sui dadi. Lo vediamo subito. Dove? Sul tavolo. Ecco qui, First Empires intavolato in una partita a 2 giocatori. Il tabellone ha un fronte e un retro, per 2 giocatori è questo lato, dall'altra parte abbiamo per le partite a 3, 4 e 5 giocatori. Che cos'è First Empires? È un gioco di conquista, è un gioco di civilizzazione, ma non ci sono le risorse come nella maggior parte dei giochi di questo tipo, quindi noi non andremo in giro per il mondo a raccogliere grano per fare il pane che darà da mangiare ai contadini, che poi andranno a lavorare la terra e così via. No, noi avremo questa plancia della nostra civiltà che andrà fatta evolvere. Come? Facendo salire tutti questi indicatori durante la partita. Andiamo a vedere un attimo che cosa fanno questi indicatori. Allora, il primo indicatore, che è quello arancione, è il numero di dadi che io tirerò ogni turno. Poi vediamo perché. Mentre la colonna azzurra è il numero di ritiri che io posso fare nel mio turno. In questo caso 1. I movimenti che potrò far fare alle mie truppe, al mio popolo, chiamiamolo come vogliamo, durante il mio turno. Queste sono le carte traguardo che io pesco all'inizio della partita, quindi in questo caso ne pesco 2 e l'altro giocatore ne pesca 1. Facciamo finta che l'abbiamo fatto. E la colonna gialla invece è il numero di truppe, popolo, che abbiamo messo in campo. Noi partiamo con 3, l'Etruria, mentre il nostro avversario parte con 4. Ciascuna civiltà ha una regione di partenza, quindi l'arancione partirà dalla zona arancione, quella dove c'è il simbolo della sua casina, e la civiltà gialla, quella che siamo noi, partirà dal simbolo della casina sul giallo. Quelle che vedete qui appoggiate sono le città. Ogni giocatore ha un totale di 6 città, 5 sono collocate sulla vostra plancia, una entra in campo subito nella vostra regione di partenza. Queste città vi daranno punti alla fine della partita o daranno punti ai vostri avversari alla fine della partita se riusciranno a conquistarvele. Come funziona un turno lo andiamo a vedere in maniera molto veloce. La prima cosa che io faccio è tirare il numero di dadi che ho segnato qui nella colonna arancione. In questo caso 2, quindi io prenderò 2 dadi e andrò a tirarli. È uscito un doppio giallo, quindi ora posso decidere di ritirare. Come faccio salire questi indicatori? Se alla fine del mio turno io ho conquistato una regione del colore del dado, almeno una, potrò far salire la relativa colonna, in questo caso la gialla, di un gradino. Quindi per farla salire di 2 sul giallo io dovrei avere conquistato almeno 2 regioni gialle. E come faccio? Io decido di tenere i dadi così, non faccio nessun ritiro, ho 2 movimenti. 2 movimenti cosa vuol dire? Che io prendo uno dei miei pippoli, chiamiamoli così che mi diverte, e lo sposto fino a un massimo di 2 caselle. Quindi posso fare 1 e 2. Finisce il mio turno, ho occupato 2 regioni gialle, il mio indicatore giallo sale di 2. Questo perché le colonne a sinistra è ciò che vi danno durante il turno, quindi il numero di dadi, il numero di ritiri, il numero di movimenti e così via. Mentre sulla destra sono tutti i punti vittoria che farete alla fine della partita, più in alto andranno le vostre colonne, chiaramente. Questo cosa vuol dire? La gialla adesso mi dà la possibilità di avere in campo fino a 6 omini. E dove li piazzo i 6 omini? Io sono partito da 3, quindi ne posso aggiungere 3. Li devo piazzare nelle regioni in cui già io mi trovo. Posso distribuirli come preferisco. Per di più c'è un indicatore scuro nella colonna che mi dice che devo piazzare una città, quella di quella colonna, in una regione in cui già mi trovo, che non abbia già una città, quindi in questo caso sono obbligato a metterla qui. È il turno del giocatore arancione. Il giocatore arancione tirerà anche lui 2 dadi, facciamo questo per farvi vedere, e gli è uscito un arancione e un viola. Lui è già arancione, quindi in realtà gli basta tenere almeno uno dei suoi omini nella regione arancione
per far salire a fine turno l'indicatore arancione. Dopodiché lui ha un ritiro e decide che vuole il giallo e ovviamente è uscito nuovamente il verde, mi sembra corretto. Cosa può fare il giocatore adesso? Allora, il giocatore arancione vuole venire a conquistare la regione gialla mia. Come fa a conquistare la regione gialla? Lui può venire qui con un numero maggiore almeno di 1 rispetto ai pippolini che già ci sono qui dentro, quindi lui in questa regione deve arrivare con almeno 3 dei suoi omini, ma lui ha solo 2 movimenti, quindi vuol dire che al massimo può muovere 2 omini di uno spazio. Ma in questo caso lui può scartare definitivamente la sua carta traguardo, che non abbiamo visto ma sono carte che vi danno punti, per girare un dado sulla spada. La spada vale un +1 in ogni regione. Cosa vuol dire? Che lui con 2 più una spada potrà eliminare i miei 2 pippoli da qui, perché è come se fossero andati in 3. I miei omini non muoiono, ma vanno a riposizionarsi in una regione in cui già ci sono io. Se fossi stato distribuito su più regioni avrei potuto mettermi in più regioni contemporaneamente. La mia città è rimasta scoperta, non c'è nessuno a presidiarla, quindi questo giocatore mi ruba questa città. Questa città dietro ha un punteggio che a fine partita darà punti a questo giocatore. Dopodiché il turno del giocatore termina e lui fa salire il suo indicatore arancione perché possiede almeno una regione arancione, quindi il prossimo turno tirerà 3 dadi anziché 2. E così via. Il gioco prosegue in questo modo fino a che non si sono svolti 8 turni. I giocatori si rubano le regioni, fanno salire i loro indicatori, quindi aumenteranno i loro ritiri, il numero di dadi, le regioni che potranno conquistare e alla fine della partita, manco a dirlo, chi ha più punti è il vincitore. First Empires, eccolo qui, l'abbiamo visto rapidamente, abbiamo capito più o meno le meccaniche. Un gioco semplicissimo, alla fine si basa tutto sul tiro del dado, ma ci sono dei piccoli trick interessanti che ti permettono appunto di modificare, di plasmare a tuo piacimento la faccia del dado, che è poi la cosa importante per poter salire sui vari tracciati. Si può giocare da 2 a 5 giocatori, come vedete è anche molto colorato ed è una delle cose che a me piace tantissimo di questo genere di giochi, proprio perché la componentistica e tutti questi colori mi invogliano molto ad intavolarlo. E per di più, se volete giocare a qualcosa che vi permette di conquistare, di rompere le balle agli altri giocatori e farlo anche in un setup molto breve, perché le componenti come avete visto sono poche e veloci da mettere sul tavolo, vi permettono di trovare il giusto grado di sfida e di divertimento al tavolo. Bene, non c'è molto altro da dire su questo titolo se non provatelo, mi raccomando. Io spesso mi dimentico di dirvelo, ma se avete provato i giochi che noi vi consigliamo, che proviamo a spiegarvi, se li avete provati fateci sapere che cosa ne pensate, oppure se non li avete provati, se vi abbiamo invogliato a provarli. Vi ricordo che su Wikos non trovate solo me, ma trovate anche Liu Kripa, John Mira e tanti altri ragazzi belli quanto me che si occupano di 1000 contenuti differenti, di cinema, di anime, di serie TV, di libri e tantissime cose. Ci trovate su tutti i canali possibili e immaginabili, su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube. Quindi avete l'imbarazzo della scelta e non avete scuse per non seguirci. Con questo ho concluso, grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata.